Global Sumud Flotilla. Tensione crescente nel Mediterraneo, accuse di legami con Hamas e timori di uno scontro con Israele. La Global Sumud Flotilla, un convoglio marittimo internazionale partito con l'intento dichiarato di rompere simbolicamente l'assedio a Gaza e consegnare aiuti umanitari alla popolazione, è ormai entrata nella fase più delicata della sua traversata. Le navi, salpate da vari porti europei, scortate in parte da unità italiane, hanno raggiunto le acque del Mediterraneo orientale e si trovano a ridosso della soglia considerata critica da Israele, le 150 miglia nautiche dalla costa della Striscia. A partire da quella distanza, lo Stato ebraico si ritiene legittimato a intervenire per impedire l'accesso di qualsiasi imbarcazione diretta verso Gaza in nome del blocco navale imposto da anni. È qui che il rischio di un'escalation appare concreto. La Marina israeliana ha già trasmesso avvisi via radio e si prepara a entrare in azione, con la possibilità di intercettare, ispezionare e, se necessario, sequestrare le imbarcazioni. Il governo italiano, che fino ad ora aveva garantito una scorta diplomatica e militare al convoglio, ha annunciato che si fermerà proprio a ridosso di quel limite. La nostra missione termina a 150 miglia da Gaza, non oltre, ha ribadito la Farnesina. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto esplicitamente a Israele di non fare ricorso alla violenza contro i cittadini italiani presenti a bordo, ricordando che la flottiglia si definisce umanitaria e non militare. L'accusa di Israele: documenti e società sospette. Parallelamente al conto alla rovescia in mare, sul piano politico e mediatico è esplosa la polemica legata alle presunte connessioni tra la missione navale e Hamas. Il Ministero degli Esteri israeliano ha diffuso una serie di documenti che, secondo la sua versione, proverebbero un coinvolgimento diretto del movimento islamista nella pianificazione e nel finanziamento della Global Sumud Flotilla. Tra le carte figurerebbero lettere attribuite a Ismail Haniyeh, leader politico di Hamas, che darebbe indicazioni operative al presidente del PCPA, l'associazione collegata alla missione navale. Un altro documento elencherebbe dirigenti del PCPA qualificati come agenti riconosciuti di Hamas, mentre una società con sede in Spagna chiamata Cyber Neptune risulterebbe intestataria di numerose imbarcazioni che compongono la flottiglia. Israele sostiene che questi elementi dimostrerebbero la natura non indipendente dell'iniziativa, inserendola invece in una strategia più ampia di propaganda e legittimazione del movimento islamista. Il generale Leonardo Tricarico, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica italiana, ha commentato la vicenda parlando di indizi gravi che non possono essere ignorati. L'accusa, in sostanza, è che la Global Sumud non rappresenti una semplice protesta pacifica, ma un tassello di un'operazione internazionale con radici nell'universo di Hamas e, più in generale, dei fratelli musulmani. La replica della flotilla: propaganda e menzogne. Gli organizzatori hanno respinto al mittente ogni accusa, bollando i documenti diffusi da Tel Aviv come manipolazioni propagandistiche. La portavoce italiana Maria Elena Delia ha insistito sul carattere esclusivamente civile della missione. Siamo attivisti, parlamentari, giornalisti, cittadini comuni. Non trasportiamo armi, ma beni di prima necessità e un messaggio politico contro l'isolamento di Gaza. Anche il coordinatore spagnolo Manuel Pineda ha sottolineato come le navi siano monitorate costantemente da osservatori indipendenti e che il finanziamento dell'operazione provenga da una rete di donazioni internazionali trasparenti. Accusare Hamas è un modo per screditare l'iniziativa e preparare l'opinione pubblica a un'eventuale azione militare contro di noi, ha dichiarato in un'intervista. Alcuni membri dell'equipaggio hanno inoltre denunciato episodi sospetti durante la navigazione, guasti improvvisi ai motori e presunti sabotaggi, in particolare in acque greche, che avrebbero rallentato la traversata. Una delle barche sarebbe stata persino colpita da un drone, secondo quanto riferito dagli organizzatori, circostanza non confermata ufficialmente, ma che alimenta i timori di un monitoraggio aggressivo da parte di Israele. Nonostante le tensioni, i promotori hanno ribadito la volontà di non opporre resistenza qualora la Marina israeliana dovesse salire a bordo. Non vogliamo mettere in pericolo nessuno. La nostra forza è la disobbedienza civile, non la violenza, hanno assicurato. Un simbolo che divide. La vicenda della Global Sumud Flotilla è divenuta un caso politico internazionale.
Da un lato il convoglio si presenta come una voce di protesta contro le condizioni drammatiche della striscia di Gaza, dove la popolazione soffre da mesi la mancanza di beni essenziali, aggravata dalla guerra con Israele e dai bombardamenti continui. Dall'altro lo Stato ebraico considera l'operazione come una minaccia alla propria sicurezza e come un tentativo, orchestrato o almeno strumentalizzato da Hamas, di rompere l'isolamento imposto al gruppo islamista. Il convoglio trasporta attivisti da vari paesi, inclusi parlamentari europei, figure del mondo accademico e rappresentanti della società civile. La loro presenza conferisce alla missione una risonanza simbolica che va oltre il carico materiale delle navi. In passato episodi simili si sono conclusi con scontri violenti e vittime, come nel 2010 con la nave turca Mavi Marmara. La comunità internazionale osserva con crescente preoccupazione. Se da un lato alcuni governi, tra cui quello italiano, si limitano a richiedere prudenza a Israele, dall'altro la possibilità di un incidente diplomatico è concreta. Ogni mossa nelle prossime ore rischia di trasformare la Global Sumud da iniziativa militante a detonatore di una nuova crisi internazionale.